Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Bene, partiamo subito con i titoloni, poi nella seconda parte del video entriamo in argomento e vi spiego tutti in dettaglio i titoloni, quindi se volete saperne molto di più, ascoltate il video fino alla fine. Primo titolone di oggi. INPS lancia il nuovo servizio Pensami. Pensami, si chiama proprio così, Pensami, pensione a misura. Serve a simulare la pensione per quei pochi che riusciranno ancora ad averla. Quindi è un simulatore pensionistico dell'INPS al quale si accede al sito internet e dopo vi spiego cosa serve meglio e come funziona. Secondo notizione di oggi, servizio proattivo dell'INPS. Oggi è tutta una giornata dedicata all'INPS e così vediamo anche questo servizio proattivo dell'INPS. Perché questo servizio io lo trovo molto utile perché consente di ricevere dei contenuti personalizzati riferiti ovviamente alla persona, che eventualmente potrebbe dare dei consigli su quali bonus ricevere. E anche qua vi spiego come funziona più avanti nel video. Terzo notizione di oggi, vediamo la dichiarazione precompilata. Quando scade, cosa fare per accettarla, come ovviamente inviarla all'Agenzia delle Entrate. Quindi oggi non parliamo solo di INPS ma anche di Agenzia delle Entrate, i nostri simpatici amiconi. Quindi l'INPS paga e l'Agenzia delle Entrate preleva, cioè da una parte e dall'altra. Quindi vediamo anche questa benedetta dichiarazione precompilata. Bene, seconda parte del video. Adesso vi spiego meglio tutto quanto. Quindi riprendiamo i titoloni e vediamo. INPS lancia il nuovo servizio Pensami. Pensione a misura, che serve a simulare la pensione. Pensami, come vi ho detto, è il simulatore pensionistico dell'INPS al quale si accede senza registrazione. E una volta tanto l'INPS fa una cosa senza la registrazione. Miracolo. Comunque, a parte questo discorso, inserendo pochi dati anagrafici e altri dati relativi alla contribuzione, cosa succede? Che il simulatore fornisce le informazioni relative alle pensioni cui è possibile accedere sia nelle singole gestioni previdenziali sia accumulando tutta la contribuzione. Ovviamente, come ho detto prima, per quei poveri che sono rimasti che forse prenderanno la pensione. Vabbè. Questo simulatore consente anche di scoprire se, avvalendosi di alcuni istituti, quindi tipo il riscatto di laurea, i periodi esteri, la maternità, eccetera, si può anticipare l'accesso alla pensione. Poi, inoltre, mediante note esplicative, nel senso che vi spiega le cose, e vari link di approfondimenti, questo servizio Pensami è uno strumento utile per conoscere il sistema previdenziale italiano. Io stesso di sistema previdenziale ne capisco proprio poco, infatti voi sapete che io nei miei video non parlo quasi mai di pensione perché non è il mio argomento, quindi magari chi fosse interessato al sistema previdenziale italiano può rivolgersi a questo servizio Pensami. Questo servizio tra l'altro è già disponibile anche sull'app dell'INPS, INPS Mobile, e si può accedere ovviamente anche tramite telefonino. Come vi ho detto prima, per accedere a questo servizio non servono le credenziali, quindi non c'è bisogno di nessun tipo di codice, password, SPID, CIN, CIC, PIC, PUC, SPIC e SPAN. E sempre riferito al discorso dell'applicazione, una volta che l'avete aperta e inserite, cioè aprite l'applicazione, cercate questo servizio INPS per la pensione, basta inserire la data anagrafica e contributiva e il simulatore vi fornisce tutte le informazioni che riguardano la pensione a cui è possibile accedere. Tra l'altro questo servizio qua
calcolo previdenziale è anche presente sul sito internet dell'INPS, non solo sull'applicazione, ed è un progetto finanziato dal PNRR, che in teoria questi progetti finanziati tra l'altro dal PNR, dovrebbero aiutare di più gli utenti a sfruttare i servizi. Come sempre, mi raccomando, vi ricordo di scaricare solo l'applicazione originale dell'INPS, perché è l'unica ufficiale, quella che è collegata direttamente con gli archivi dell'INPS, quindi andate sul sicuro. Secondo notizione di oggi, parliamo di questo benedetto servizio proattivo INPS, servizio proattivo dell'INPS, perché è disponibile un nuovo servizio, già da un po', questo nuovo servizio dell'INPS che permette di ricevere, udite bene, dei contenuti personalizzati e proposte dei servizi dell'INPS. Il funzionamento è molto semplice. Appena una persona, è qua che vi dicevo prima, guardate che potrebbe esservi utile, il funzionamento è molto semplice perché appena una persona ha diritto a ricevere una determinata prestazione, questo nuovo servizio INPS comunica la possibilità di presentare la domanda. Cioè, quindi praticamente voi inserite queste cose e lui dice guarda, attenzione, c'è questa cosa, guarda che c'è quell'altra, puoi fare questo, puoi fare quell'altro. Cioè, vi tiene lui sotto controllo. Ma non solo, perché questo servizio informa anche di eventuali altri servizi che sono collegati alle varie prestazioni che una persona già riceve. Ok? E quindi se voi prendete una prestazione, lui dice guarda che c'è questo, questo e quest'altro qua. Oppure avvisa di eventuali scadenze per fare in modo di non dimenticarsi di ripresentare magari delle domande per qualche bonus, sussidio o quant'altro. Per poter utilizzare questo servizio proattivo bisogna farne richiesta all'interno del sito internet dell'INPS, ovviamente nella sezione My INPS. Qui in questo caso però, a differenza dell'altro, bisogna entrare con la password, username e quant'altro, quindi SPID, C, CNS, CHUCK, perché qua è collegato direttamente alla persona. Una volta entrati basta cliccare sul collegamento che si chiama Vai ai tuoi consensi, nel menu in alto a destra, poi bisogna visualizzare la nuova sezione che si chiama Adesione ai servizi proattivi. Una volta che si è entrati dentro questa adesione ai servizi proattivi, bisogna ovviamente cliccare su Acconsento per far capire al sistema che voi acconsentite all'utilizzo di questo sistema. E poi, molto importante, ricordatevi che se avete già aderito a questo servizio proattivo, non dovete farne una nuova richiesta o una nuova comunicazione, perché diciamo rimane attivo quello vecchio. Quindi poi eventualmente, se non l'avete mai fatto, fatelo adesso. Se l'avevate già fatto, alla fine rimane memorizzata la richiesta che avevate fatto in precedenza. Terza notizione di oggi. Spostiamoci dall'INPS e andiamo a finire in Agenzia delle Entrate. Che cos'è la dichiarazione precompilata, quando scade e cosa fare per accettarla e ovviamente inviarla all'Agenzia delle Entrate. Dovete sapere che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di tutti i contribuenti di solito a partire dal 10-20 di aprile in avanti di ogni anno, io dico più o meno perché poi di anno in anno cambia, diciamo non è sempre fissa la data, quindi diciamo dal 10, 15, 20, mette a disposizione la dichiarazione precompilata. Quindi in questa parte del video vi diamo alcune informazioni che potrebbero esservi utili. Vediamo quali. Intanto il vantaggio che per chi accetta online il 730 precompilato senza farci nessuna modifica, diciamo, ha sostanzialmente due vantaggi. Primo vantaggio, di non dover più dimostrare di non dover più mostrare le ricevute che attestano gli oneri detraibili e deducibili. Quindi stiamo parlando delle ricevute, delle spese varie che voi vi portate in detrazione o in deduzione all'interno della dichiarazione dei redditi. Ok? Secondo,
non sarà più sottoposto a controlli documentali, perché ovviamente visto che bisogna presentare, cioè non bisogna presentare nessuna ricevuta, è ovvio che non vi chiedono le copie delle ricevute, no? Cioè questa è una conseguenza, diciamo, del punto precedente, quindi controlli documentali, ok? Molto semplice. Poi dovete anche sapere che sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tra un po' saranno poi disponibili online i due modelli dichiarativi. Come vi ho detto, il 730 precompilato e anche il modello unico redditi persone fisiche, anche questo sempre precompilato. Per poter accedere all'interno del 730 o modello unico redditi precompilato bisogna entrare nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando come sempre lo SPID, la CIE, la CNS, la CIC, CIUC, SPIC e SPAN, no? Sempre queste cose qua. Altra cosa molto importante, io ve lo dico adesso, poi comunque magari ne parliamo anche più avanti, attenzione alla scadenza, perché la dichiarazione di redditi di quest'anno deve essere inviata con determinate scadenze. Allora, prendete carta e penna e segnatevi queste date. Per quanto riguarda il modello 730 scade il 30 di settembre. Se ci sono sabati e domeniche di mezzo, allora se ne parla poi il primo giorno successivo lavorativo, ok? Quindi segnatevelo sul calendario. Per quanto riguarda il modello unico redditi scade il 31 di ottobre, anche qui di solito sabati e domeniche il giorno dopo. Adesso io non ho guardato le date, quindi non so dirvi se cadono di sabato e di domenica, comunque uno il 30 di settembre e l'altro il 31 di ottobre. Poi, prima di concludere il video, mi raccomando, abbonatevi al canale di YouTube qua, trovate tutte le indicazioni nella info box di questo video, oppure, se vi viene più comodo, potete andare nella pagina principale del mio canale di YouTube, sotto il mio nome c'è un collegamento, cliccate su quel collegamento e appare un menu, lì dovete cliccare su abbonati. Tantissimi vantaggi con l'abbonamento al mio canale, tra cui video esclusivi solo per gli abbonati, commenti più veloci e rapidi perché io li vedo prima rispetto agli altri iscritti del canale, quindi gli abbonati hanno dei commenti più rapidi rispetto agli altri. E poi ovviamente l'automatica iscrizione come super iscritto all'interno delle dirette live, quindi gli abbonati sono automaticamente considerati dei super iscritti, quindi tantissimi vantaggi con l'abbonamento al mio canale. Tutte le informazioni qui sotto in descrizione video. Con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!